L'arrivo ad Exil è caratterizzato dall'imponente visione dell'omonimo forte, che assorbe nei più l'attenzione maggiore per questo borgo. Non si può certo negare questa importante presenza, ma Exil ha una storia antica che la lega sia alla sua origine celtica che alla dominazione romana ed alla sua funzione di difesa dei confini. Il suo nome gallo-celtico era Exingomagus, divenuto poi Exmilia nel periodo romano, ma chiamata anche Issilas in occitano, o anche Isia, ed Isiles in piemontese. Lasciando per un attimo la storia che riguarda il forte vero e proprio, ci tuffiamo nelle stradine del piccolo borgo godendoci gli scorci sull'alta valle di Susa. In questi luoghi, già nel VII secolo esistevano delle strutture difensive e logistiche sulla strada per le Gallie ed è documentata come costruzione articolata fortificata fin dal 1155. La parte che oggi corrisponde al centro abitato era ulteriormente difeso da una cinta muraria di cui è possibile individuare la presenza ancora oggi osservando i ben visibili bastioni. La predisposizione di queste ulteriori fortificazioni si rese necessaria in quanto in tutto il Medioevo, ed anche fino alla fine del XVIII secolo, erano frequenti le azioni di saccheggio anche se a poca distanza era presente il massiccio forte. L'abitato attuale si è dunque progressivamente sviluppato nei secoli a partire da un ricetto medievale dalla classica forma quadrata, che, come accennato, è tuttora riconoscibile all'interno delle strutture edilizie del borgo. Ma il piccolo centro è ricco delle testimonianze di un passato in cui le vicende storiche legate ai vari potentati si intrecciavano con lo scorrere delle vicende umane delle popolazioni locali. Una piccola chiesetta, con il suo delizioso campanile, ci rimandano ad un tempo lontano e ci invoglia a proseguire verso il centro del piccolo comune. Percorriamo via Roma, un tempo chiamata Charrière, che era l'antica strada di Francia alle cui estremità erano poste le porte di accesso al borgo. In una piccola piazzetta è visibile la bella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. La struttura sorge su una chiesa probabilmente dedicata a Santa Maria dell'XI secolo, ma rimaneggiata nella seconda metà del XV secolo. E dall'XI secolo risale anche il campanile in pregevole stile romanico. L'accesso al luogo di culto avviene tramite un portale gotico a sesto acuto, nel quale sono evidenziati i segni araldici del Delfinato e i gigli di Francia. All'interno è presente l'altare maggiore risalente al 1682. All'esterno della chiesa si può ammirare la bella fontana risalente al XV-XVI secolo. Guardandosi attorno non si può non contemplare l'armonia delle antiche case che si calano perfettamente nel piazzale antistante la parrocchia. Dato un ultimo sguardo alle vecchie foto appese sui muri, che ricordano le scuole di 100 anni fa o forse più, ci dirigiamo verso l'uscita da Exil in direzione del forte. Storicamente la parte sud del piccolo borgo che attraversiamo prendeva il nome di Catra Via e si intersecava con l'antica strada celtica che arrivava da Susa. Durante il percorso, lo sguardo corre alla piccola chiesetta di San Rocco e San Sebastiano, caratterizzata da un architrave in pietra arenaria con 3 croci scolpite e alcune sculture paleocristiane sulla parte a nord-ovest. La chiesetta fu commissionata da Piero di Ard, console di Exil, nel 1660 ed ancora adesso rappresenta uno dei rari casi di una struttura religiosa di proprietà privata. La chiesetta sembra vegliare sul forte posizionato proprio di fronte ad essa. Come accennato precedentemente, pur essendo stata accertata la presenza di strutture difensive in epoca romana, solo dal 1155, sotto il comando dei conti d'Albon, si può confermare l'esistenza di un vero e proprio complesso fortificato. Dopo quella data, il forte di Exil e il borgo seguirono le vicende ed le guerre per il possesso di quel territorio tra piemontesi e francesi. Una storia lunga dunque, che vide contrapposte per lungo tempo le fazioni del Ducato di Savoia e quelle del Delfinato, e che diede anche origine alla famosa vicenda del miracolo eucaristico di Torino.
Nel giugno 1593 Exil e dintorni passarono sotto il controllo di Carlo Emanuele I di Savoia. Passato nuovamente in mano alla Francia, la leggenda, anche se non priva di riferimenti documentati, narra che nel forte, tra il 1681 e il 1687, sia stato detenuto il celebre personaggio denominato la Maschera di Ferro. Dopo il Trattato di Utrecht, Exil venne rinforzato ulteriormente dai Savoia. Nel 1745, le truppe francesi tentarono di attaccare il forte, ma vennero respinte dalle cannonate della guarnigione al comando del capitano Alessandro Papacino d'Antoni. Sempre i francesi nel 1796 ne ordinarono lo smantellamento, ma ripreso il controllo, i Savoia la trasformarono nuovamente in un caposaldo. Terminò la sua funzione militare dopo la Seconda Guerra Mondiale. E termina anche la nostra visita al forte ed al borgo di Exil. Sperando che il video ti sia piaciuto, ti invitiamo ad iscriverti al canale Andalas. Anche un commento ed un mi piace sarebbero graditi. Nel ringraziarti ti diamo l'arrivederci al prossimo filmato.